I rami dell'ulivo, fruttiferi e non fruttiferi, oggi li riconosciamo tutti quanti, insieme ed anche con gli esempi, perché sono molto importanti questi rami e saperli riconoscere per fare poi una perfetta potatura, davvero potatore. Non vi rimane altro che seguire il video, pollici in su, mettetevi comodi, dai, andiamo. Un ramo che noi incontriamo sulla pianta dell'olivo, ma che nasce sulla parte del pedale del piede, sulla parte delle radici superficiali, è il pollone radicale. Intanto qua abbiamo Vespa che mi fa compagnia. Questo è sempre un ramo molto forte, vigoroso, assurgente, vegetativo. E va sempre eliminato alla base delle radici nel rispetto del collare, almeno che noi non abbiamo una pianta oramai che è rovinata e non vegeta più, allora potremo utilizzare questo ramo qua come sostituto della pianta. Vedrete che velocemente crescerà. È un ramo che per i primi 3 o 4 anni non produce olive, ma come crescerà diventerà davvero una pianta grande, poi pian piano rallenta la crescita, si espanderà con la sua chioma e inizierà a produrre olive. L'eliminazione di questo ramo vigoroso si fa ad agosto, insieme a dei succhioni che adesso andiamo a vedere. Anche i succhioni sono sempre rami forti e vigorosi e per il primo anno non sono in produzione, sono i fratelli dei polloni, ma invece di crescere alla base della pianta crescono soprattutto sui rami quando si dispongono in senso orizzontale e comunque sempre vicino ai tagli che noi abbiamo fatto l'anno precedente. Anche questi rami, almeno che non abbiamo bisogno di generare nuove branche o nuove branchette, debbono essere eliminati insieme ai polloni ad agosto. Vi sto mettendo in tal proposito il link del video qui in alto per vedere come si fa. Ci sono poi i succhioni che si dispongono subito in modo verticale come questi qua che sono maschi, ma ci sono poi dei succhioni che si dispongono subito in senso orizzontale che sono delle femmine. Questi ben presto vanno in produzione, dal secondo o terzo anno in poi riescono a produrre olive. Quelli maschi invece, ossia questi che vanno su dritti in senso verticale, per i primi 2-3 anni non producono neanche un olivo. Abbiamo poi il ramo misto sulla pianta dell'olivo, è il ramo più interessante e è un ramo di un anno. Nasce sempre sul ramo che ha 2 anni, eccolo qua, questo è il ramo vecchio, quindi non più produttivo, questo è il ramo misto. Perché misto? Perché questo ramo ha sia gemme a fiore, dove nasceranno quindi le mignole con i piccoli fiori, e sulla parte apicale sempre un germoglio, quindi una gemma a legno. Quindi in questo ramo di un anno ci sarà la produzione delle olive sulle gemme a fiore, che sono quelle ascellari alla foglia, e poi crescerà invece un nuovo ramo da questa gemma a legno. Il ramo crescerà, si allungherà durante l'arco dell'anno e l'anno successivo abbiamo di nuovo un ramo così che è fuoriuscito da questo germoglio, mentre questo ramo sarà diventato un po' più vecchio di 2 anni come questo qua e avrà perso la sua produzione. Del ramo misto ne dobbiamo avere la massima cura, controlliamolo sempre a partire da marzo-aprile in poi, perché se c'è l'attacco ad esempio della tignola, dello ziorinco che ci mangia questo piccolo germoglio, vuol dire che qui non ci sarà il futuro ramo di un anno e il prossimo anno non avremo raccolto, quindi monitoraggio e trattamenti biologici. Ed infine abbiamo anche il ramo che è solo a fiore e non ha la gemma a legno, che vuol dire che questo ramo qua darà sia nella parte ascellare che nella parte apicale eventuali fiori e quindi olive. È un ramo che quindi non si rigenera, è un ramo che è sempre posto su rami già vecchi o viene o lo troviamo diciamo nella parte bassa delle sottobranche, che generalmente è un ramo che poco più ci interessa perché non si rigenera, e quindi noi con tagli di ritorno andiamo ad eliminare, oramai a prodotto, per rigenerare di nuovo la nostra chioma. Tutti questi rami che abbiamo finora osservato, eccezion fatta per il pollone radicale, li ritroviamo su una semplice osservazione di una branchetta. Osservando la branchetta da dove nasce, quindi da verso il tronco verso l'esterno, troviamo
Il succhione bello fresco e rigoglioso, eccolo qua. Poi man mano che ci spostiamo verso l'esterno, la branchetta inizia a piegarsi verso l'orizzontale, il succhione rallenta la sua vigoria e si mette a frutto, inizia a fare i rami anticipati. Man mano che ci spostiamo verso l'esterno troveremo anche il miglior ramo fruttifero dell'olivo, il ramo misto. Poi, man mano che la branchetta si piega verso il basso e va verso il terreno, troveremo anche il ramo che è destinato solamente alla fioritura, il ramo a fiore. Termino così il video, ragazzi, mi auguro che sia stato di vostro interesse. Ci vediamo alla prossima. Un abbraccio a tutti da Pier Giorgio. Ciao ragazzi.